Nelle fonti antiche sono citati con il nome di Iapigi i diversi gruppi etnici che tra il X e il IV secolo a.C. popolavano l'antica Puglia. Ritenuti di origine illirica, provenienti probabilmente dall'attuale Croazia meridionale, gli Iapigi si insediarono tra il Gargano e la penisola salentina, in un territorio che corrisponde, in linea di massima, all'attuale regione Puglia. A proposito del nome degli Iapigi, scrittori antichi come Strabone, Tucidide e Polibio usano questo termine per riferirsi alle popolazioni della Puglia nella loro interezza. Qualche perplessità invece riguarda l'uso del termine Iapigia per indicare la regione, eppure la legittimità sembrerebbe essere provata dal momento che, all'epoca della pressione sannitica, il nome in uso nella regione doveva essere Iapudia, che poi in osco diventerà Apudia e infine in latino Apulia, termine dal quale deriva l'odierno nome della regione Puglia. Secondo le fonti antiche, le peculiarità etniche e territoriali consentivano di dividere le genti Iapigie in 3 gruppi etnici principali: i Dauni a nord, nei territori del Gargano e dell'attuale provincia di Foggia, i Peucezi al centro e i Messapi a sud, nella penisola salentina. Riguardo i Messapi, inoltre, le fonti riportano una ulteriore distinzione territoriale. Sono citati infatti i Sallentini e i Calabri. L'esistenza di villaggi è provata in tutta la Iapigia, sia sulle coste, dal Gargano alla penisola salentina, sia nelle aree più interne. Con questa differenza però, che nelle aree interne gli insediamenti sono costituiti da gruppi di capanne sparsi sul territorio, mentre sulle coste gli insediamenti appaiono con una struttura più compatta, quasi delle proto-città. Le abitazioni sono costituite da capanne, costruite con pali, rami e canne, e rese impermeabili da strati di fango argilloso. La pianta delle capanne poteva essere rettangolare oppure di forma ovale. La fonte di ricchezza più consistente per le genti iapigie, come si può ben immaginare, deriva dalla coltivazione della terra e dall'allevamento del bestiame. Nelle zone montuose e subcollinari dell'Appennino e nelle Murge si allevavano soprattutto ovini e suini, mentre nelle pianure della Daunia e del Salento è attestato l'allevamento di cavalli. La leggenda di Diomede narrava infatti che l'eroe allevatore di cavalli sarebbe divenuto signore delle terre dei Dauni e vi avrebbe fondato Arguripa, una città che nel nome stesso dichiarava la vocazione dei suoi abitanti all'allevamento equino. Nel III secolo a.C. la centralità del cavallo nell'intera Puglia trova un interessante riscontro nell'elenco fatto da Polibio riguardo i soci italici di Roma. Iapigi e Messapi insieme sono registrati per la messa in campo di 50.000 fanti e 16.000 cavalieri, in un rapporto straordinario di un cavaliere ogni 3 fanti. Un passo di Tito Livio, relativo alla seconda guerra punica, riporta invece che i soldati di Annibale si spinsero nel Salento, dove requisirono con facilità oltre 4.000 cavalli, nell'inverno fra il 214 e il 213 a.C. Per quanto riguarda l'artigianato, questo fin dall'età del ferro risulta fiorente in tutta la regione, sebbene votato per lo più a soddisfare esigenze interne. Tuttavia, come nel caso dei Dauni, si segnalano anche manufatti di pregio adatti all'esportazione. Oltre alla produzione di oggetti metallici, soprattutto fibbie e pendagli antropomorfi o zoomorfi in bronzo, in quest'epoca si produce in tutta la Puglia una pregiata ceramica con decorazioni in stile geometrico. Si tratta di forme modellate a mano o alla ruota lenta, che accolgono motivi geometrici originali e che solo a partire dall'VIII secolo a.C. accolgono motivi geometrici tipici della ceramica corinzia. La fondazione di Taranto, con l'arrivo in Puglia di coloni dalla Laconia, inaugura un periodo di forte conflittualità fra gli Iapigi e i nuovi arrivati. Sin dal VI secolo a.C., come ci informa Antioco di Siracusa, i tarantini compiono razzie e incursioni volte a procurarsi manodopera servile fra i Messapi. L'apice delle tensioni si raggiunge nel V secolo a.C., quando gli Iapigi si stringono in un'alleanza militare che intorno al 473 a.C. mette in fuga tarantini e reggini, addirittura inseguendo questi ultimi fino alle porte della città di Reggio. In effetti, la spedizione punitiva degli Iapigi in Calabria verrebbe fuori da alcune lacune nel testo di Diodoro. Sembrerebbe molto più probabile che dopo la sconfitta tarantini e reggini si divisero, fuggendo ognuno in direzione della propria città, ma che intercettati
I regini furono massacrati dagli Iapigi non lontano dal luogo della battaglia. Altri elementi invece, come alcuni donativi della città di Taranto al santuario di Delfi in Grecia, attesterebbero la vittoria definitiva di Taranto in questa guerra contro le popolazioni indigene. Nel V secolo la Iapigia entra nell'area di influenza ateniese, poiché Atene stringe patti con alcune città magnogreche come Napoli, Reggio e Segesta. La Iapigia è uno snodo obbligato per la navigazione in Italia e diventa un luogo strategico importantissimo per Atene. In questo periodo inizia così un processo di ellenizzazione in Iapigia, testimoniato tra l'altro dalla notizia di un trattato fra Atene e il re Iapigio Arta e dalla propaganda ateniese che vede Teseo come il mitico fondatore di Brindisi. La sconfitta di Atene nella guerra del Peloponneso apre alle genti Iapige rapporti con Siracusa e con Taranto. La conflittualità fra indigeni e colonie è destinata a calare nel tempo, ma bisognerà attendere il III secolo a.C. per vedere tutti gli abitanti della Puglia uniti sotto le insegne di Pirro. La metà del IV secolo segna il punto di massimo splendore per la città di Taranto. Negli anni 60 viene eletto stratego massimo Archita e la città raggiunge l'apice della sua potenza. Lo stesso Archita è artefice di una guerra contro i Messapi e riesce a fermare gli attacchi dei Lucani contro le città greche della costa. Lo scenario dei rapporti fra il mondo italico e il mondo greco cambia nella seconda metà del IV secolo a.C., quando Taranto, seppur preeminente sul piano commerciale e culturale, è costretta a rivolgersi a condottieri stranieri per contenere l'irruenza delle popolazioni italiche dell'interno, ovvero i Lucani ad ovest e gli Iapigi a nord-est. Nell'ambito della guerra contro Lucani e Messapi, nel 342 a.C., Taranto si rivolge alla madrepatria Sparta, da cui giunge in soccorso Archidamo III, con truppe terrestri e navali. 4 anni più tardi, però, lo spartano viene ucciso dai Messapi sotto le mura dell'odierna Manduria. Pochi anni più tardi, un altro condottiero, Alessandro il Molosso, sbarca nella Iapigia per contrastare l'alleanza fra Lucani e Messapi. Ma i rapporti fra lo zio di Alessandro Magno e gli Iapigi sono più sfumati. Il Molosso infatti si assicura il controllo dei porti adriatici per garantirsi i rifornimenti dalla madrepatria. Inoltre le fonti parlano di un trattato stretto con il re dei Messapi e successivamente anche con i Peucezzi. Inoltre il Molosso rinuncia ad attaccare molte città dei Messapi e alla fine conquisterà anche Siponto, nella Daunia. L'alleanza tra Messapi e Tarantini arriva nel 303 a.C., quando da Sparta giunge Cleonimo, condottiero chiamato ancora una volta da Taranto per contrastare la pressione lucana a cui si aggiunge adesso quella romana. Ma ben presto anche questa alleanza viene infranta e Cleonimo, dopo aver occupato la città salentina di Turie, viene scacciato da truppe indigene miste a truppe romane. Questo è un periodo un po' complicato e addirittura gli Iapigi sono alleati di Agatocle di Siracusa in qualità di pirati nelle acque adriatiche, ma ben presto si arriverà alla resa dei conti finale fra due mondi, quello romano in forte ascesa e quello italiota in forte declino. Nel 281 a.C. la fazione democratica di Taranto delibera per la guerra contro Roma e affida la conduzione della stessa a Pirro, re dell'Epiro. Persuaso dalla grande alleanza di popoli che viene messa su da Taranto, comprendente Italioti, Sanniti, Lucani, Apuli e Bretti, Pirro accetta e invia un primo contingente in Italia. L'anno successivo il re sbarca a Taranto personalmente, scampando a un rovinoso naufragio che gli infligge comunque notevoli perdite. Nell'ambito delle guerre pirriche, se la vittoria di Eraclea valse a Pirro l'adesione di quei popoli italici che erano ancora titubanti, la battaglia di Ausculum spegnerà per sempre i sogni di gloria del re epirota. Per quanto riguarda gli Iapigi, ad Ascoli Satriano questi combattono su entrambi i fronti. I Messapi con Taranto e Pirro, i Dauni con i Romani. Saranno proprio i cavalieri di Arpi, i Dauni, a provocare la distruzione e il saccheggio dell'accampamento di Pirro. E chissà se non fu proprio in quella occasione che si coniò l'espressione «una vittoria di Pirro». Dopo la sconfitta definitiva a Maleventum, gli strascichi della guerra si protraggono per alcuni anni, fino alla capitolazione totale di Taranto e delle città greche. Lucani e Bretti subiscono il trattamento più duro,
mentre le popolazioni della Puglia sono le ultime ad arrendersi. La tradizione attribuisce a Attilio Regolo la conquista di Brindisi nel 267, mentre i Fasti riportano il 266 come anno del trionfo definitivo dei Romani sui Sallentini e sui Messapi.